Le prime vigne che abbiamo preso erano in contrada Crasà a Solicchiata, spesso abbiamo ripreso proprio dei vigneti quasi abbandonati e li abbiamo riportati in vita. Sull'Etna siamo fortunati perché abbiamo una grandissima biodiversità. Tra l'altro ci sono circa 650 tipi di erbe spontanee diverse, già questo ti fa capire che è un ambiente fortunato. Noi lavoriamo tutto praticamente a mano. Come meccanicamente utilizziamo soltanto la motozappa come lavorazione in vigna. Utilizziamo adesso soltanto una farina di roccia e del propoli. Qui c'era un ulivo e c'è stato un fortissimo incendio prima che io la prendessi. È bruciato proprio al centro, dentro, per questo è morta la pianta, perché di solito riesce a resistere al fuoco, tranne che viene preso proprio il centro. No, questo sembra un vulcano. Un vulcano, Sì. sì, con delle braccia che poi escono fuori. Alla fine tu sei di? Catania. Ok, dai, ma e la moglie? Modena. 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 Come siete arrivati qua? Siamo arrivati qua perché ci piaceva l'idea di comprare una piccola casetta con una piccola vigna, chiaramente perché tutti e due siamo appassionati di vino da sempre, quindi quello è stato il primo motivo. Poi siamo venuti sull'Etna a vedere, siamo innamorati del posto e abbiamo comprato questa piccola casetta con 5.000 metri di vigna a Solicchiata e l'idea era quella. Poi quel vicino mi ha proposto altri 3.000 metri, li ho comprati. 8.000 metri ho dovuto fare il vino nel 2013. Per fortuna è venuto bene e quindi da lì poi è partito un po' casualmente il tutto. E tra l'altro la cosa bella è che all'inizio, proprio i primi 2 anni, abbiamo vinificato in un garage di 18 metri quadrati al massimo, penso. Sì, per 2 anni abbiamo fatto lì, facciamo solo un rosso e un rosato. Il rosato è il più antico qua. Sì, esattamente, il vero vino dell'Etna è il rosato perché mettevano tutti insieme bianca e rossa, a contatto con le bucce credo 4-5 ore, non di più, dopodiché mettevano subito in botte, non aspettavano malolattico, non aspettavano nulla, a dicembre già avevano finito tutto, bevuto, quindi questa era la caratteristica del vero vino. Come si chiamava? Pista e mutta. Sì. Pista e mutta, metti in botte, sì, esattamente. Cosa vuol dire? Scusa. Testa e ammutta e mettilo dentro la botte. E cioè che praticamente secondo me è giusto, sull'Etna può venire chiunque, l'importante è che venga rispettato il territorio. Io prendo delle vigne dove c'è da andare a lavorare, non prendo dei terreni enormi che devo spianare e fare le culture di cui parlavi tu poc'anzi per fare quelle produzioni. C'è qualcuno che l'ha fatto? Sì, basta che ti guardi intorno adesso, non ti dico che, ma basta vedere. E ti rendi conto. Questa è la cosa che più detesto io, in assoluto. È la classica domanda, nato prima la gallina o l'uovo? Perché siamo lì, bisogna capire cosa vuol dire, cosa vuoi dire se non ci fossi stato io, allora Benanti doveva essere il primo a dire questo. Potrebbe essere stato Benanti a dire che è stato il primo effettivamente che ha investito sul territorio. Poi sono arrivati De Grazia, Franchetti, Cornelissen, perché anche Frank è uno di quelli che ha contribuito parecchio alla crescita del territorio. Qual è la caratteristica? Perché sono stati fatti questi terrazzamenti? Sfruttavano spazio, spietravano, facevano il muro e si creavano il terreno per poter coltivare. E qua la fillossera è un problema o no? La prefilossera sì, è stato un problema. È stato un problema e ha distrutto tantissima vigna. Io ho una fortuna a Crasà Solicchiata di avere una vigna prefilossera del 1901. Stiamo levando tutte queste parti qui, come si chiamano femminelle, che sono le parti che non servono alla pianta. Fatto questo lavoro verrà legata la pianta, i tralci verranno legati e si farà una zappatura al piede per levare questa erba. Questa per esempio. Questa è la parte che viene. Togli anche queste parti qui, togli i nipoti. Sì. Togli chi? Da noi sono le femminelle cosiddette, Io con mio padre invece li chiamiamo i nipoti. Nipoti, sì. Sì, in realtà i nipoti sono come se fossero la parte, cioè un fratello, una sorella, una piccola famiglia. Ecco là che questo è il nipote. Sì, quindi bravo. questo è l'ultimo. Fammi vedere. Sì. Guarda, questa è come se fosse una famiglia, Sì. c'è il genitore principale, poi ci sono i figli e il nipote è il terzo che arriva e lo levi. Probabilmente solo io e mio padre li chiamiamo nipotini. Mio padre non ha studiato, quindi fondamentalmente noi siamo così, siamo un po' rudi. Sì. Vai, senti com'è calda, vedi? È bollente, è bollente. Ma anche sotto? Sì. Ah, anche sotto, sì, è vero. Adesso arriva. Guarda. Qua è fresca, guarda. Ecco perché il cane non Sì. scava. Senti che qua sotto è fresca? Infatti per questo la vigna per
per stare bene deve soffrire. Deve soffrire. Deve Sai andarsi quando- a cercare il nutrimento, deve andarsi a cercare l'acqua, deve andarsi a cercare il tutto. Sai quando è arrivato questo suolo dal vulcano? Questa è una colata, sì, che ha almeno 1 migliaio di anni. Sì. Vedi? Come Borotalco quasi. Però c'è sempre... C'è sempre la parte di Sì, roccia. esatto. E non devi usare niente, immagino, in Zero. vigna. Zero. Zero. Questa si può mangiare. La mineralità. Allora, io vedo che hai diversi tipi di recipienti. Sì. Perché? Come li utilizzi? In base a cosa A seconda, scegli? a seconda del vino che deve andare dentro. Questi sono dei tonnò ovviamente di quinto passaggio e vanno benissimo per il nerello in altitudine, perché guarda, come ti dicevo, siamo a circa 950 metri, quindi deve dare morbidezza. Sì, questi qui vengono da Emmanuel Rouget. E invece l'anfora? Questa è una Cliver, Sì. viene prodotta in Liguria ed è una sorta di polvere di granito pressata. E diciamo che è una via di mezzo tra il cemento e il legno. È un esperimento che vuoi fare, non lo so, in futuro? Ma mettere qualcosa col raspo, Ok. utilizzare una parte di raspo, poco perché non sono convintissimo, però potrebbe E che cosa ti funzionare. aspetti? Cosa mi aspetto dal raspo? Sì. Ma diciamo, un qualcosa in più da un punto di vista di tannino, qualcosa del genere, sì. Te l'ha suggerito Emmanuel Rouget? No. No, loro di raspano totalmente loro, no? Rouget? No, beh. Rouget è zero, perché sì? Rouget è il nipote di Henri Jayer. Sì, lo so. Jayer era quello che aveva, Vero. ce l'aveva sempre con Emma Romané Conti che diceva dagli un morso al raspo e dimmi se è buono. Ecco, vedi, oggi è eruzione solo di gas, non ci sono lapilli, non c'è nulla, è tutto bianco, quindi è solo gas. È un posto molto interessante, super panoramico. Da un lato si vede l'Etna e dall'altro le Eolie, molto bello. Ci troviamo all'Argimusco, circa 1100 metri di altitudine, e ci sono appunto questi megaliti che richiamano determinate forme di l'errante, l'aquila, il nome vero qui si chiamano le Tolos, per essere precisi. Le Ma Tolos, è una parola che significa qualcosa in dialetto? in greco. Ok. Tolos, greco, quindi dalla terra, dalle colonne. Colonne, Pietre, tolos, sì, pietra, sì. colonna? Ok. Tu hai detto che la moglie Sì. hai disegnato questa Esattamente. Questa etichetta, se tu la vedi in verticale e non in orizzontale e guardi bene così, diciamo, vedi che sono dei profili di donna. Perché se tu guardi l'Etna dal nostro versante, sale, cioè non è un vulcano dritto, quindi richiama un po' l'andamento della montagna. Esattamente, certo. Poi abbiamo la parte bianca che richiama la neve, ovviamente d'inverno, il nero della pietra lavica e il rosso del magma. E siccome noi definiamo l'Etna la montagna cos'è? È donna, quindi generosa, tutto viene fuori dalla terra. Ma invece l'idea del nome? Ci spieghi un SRC? attimo? Esatto. Sì, SRC è l'acronimo dei nomi di mia figlia Sandra, Rory sono io e Cinzia è mia moglie. Però la cosa bella di SRC, almeno che a noi è piaciuta bella, che a noi è piaciuta l'idea che ci è venuta, è che se tu lo leggi velocemente, SRC significa esserci. Ora si dici la bestia la moda, sta campagnola muridica. La scienza! Porcata terribile. Ora si dici la bestia la moda, sta